Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. In estate, sia al mare che in montagna, purtroppo può capitare di incappare nella spiacevole esperienza dell'eritema solare. In questo video capiamo cos'è, ma soprattutto capiamo come prevenirlo e curarlo. Che sto facendo? Guarda il video fino alla fine, metti like e iscriviti al canale per scoprirlo. L'eritema solare è una reazione infiammatoria della pelle causata dai raggi solari UVA e UVB, ma anche da quelli delle lampade. Quando la quantità di raggi UV supera la capacità di difesa della pelle, i danni subiti dalle cellule provocano il rilascio di mediatori dell'infiammazione, con tutti i segni tipici dell'eritema. Come appena detto, la causa dell'eritema è l'eccessiva esposizione ai raggi solari, ma ciò che per alcuni è tollerato, per altri diventa molto pericoloso. La quantità di raggi solari tollerati varia da persona a persona a seconda di diversi fattori. Fototipo cutaneo. Le persone con fototipo chiaro hanno una capacità di difesa inferiore a quella di persone con fototipo più scuro. Età e condizioni di fragilità, ad esempio bambini e anziani hanno una pelle più delicata. Assenza o insufficienza della protezione solare, assunzione di farmaci fotosensibilizzanti come alcuni antibiotici, ma anche banalmente degli antinfiammatori, applicazione di lozioni o profumi contenenti ad esempio l'alcol. I sintomi dell'eritema solare sono facilissimi da riconoscere, sono quelli di una scottatura solare. Alcuni però non sono immediatamente correlati. Rossore e calore sono più evidenti chiaramente nei fototipi chiari, si manifestano a partire da 2 ore dopo l'esposizione e raggiungono il picco massimo nelle 24 ore successive. Dolore e sensazione di bruciore alla pelle sono così intensi che non si riesce neanche a sfiorare la pelle o a coprirla semplicemente con i vestiti. Gonfiore e prurito fanno parte dei sintomi dell'eritema solare, è importante non grattarsi per evitare di peggiorare la situazione. Vescicole e bolle, come quelle di un'ustione, si verificano nei casi più gravi. È importante non bucare queste bolle per non rischiare delle infezioni. Desquamazione, cioè ci si inizia a spellare, e questo fenomeno nei casi più gravi può durare fino a 3 settimane. Nei casi più gravi l'eritema solare può manifestarsi anche con malessere generale, nausea, mal di testa, febbre. È importante consultare il medico se si presentano questi sintomi, se l'eritema è molto esteso, se riguarda dei bambini oppure se le vescicole iniziano a riempirsi di pus. In caso di eritema solare è importante intervenire immediatamente per evitare che la situazione peggiori. Vediamo come. Diminuire la temperatura della pelle aiuta a ridurre immediatamente il disagio e a bloccare il progredire dei sintomi. È quindi importante spostarsi all'ombra e rinfrescarsi con acqua non troppo fredda, da evitare anche gli impacchi di ghiaccio perché la vasocostrizione può peggiorare il problema. L'idratazione è molto importante, quindi bisogna assolutamente bere tanta acqua e idratare anche la pelle con creme e lozioni specifiche. Chiaramente, finché non si risolvono tutti i sintomi, bisogna evitare l'esposizione al sole. In caso di eritema è possibile utilizzare creme idratanti e restitutive a base di attivi lenitivi e rinfrescanti anche di origine naturale. Nei casi più gravi, chiaramente, il medico potrà prescrivere anche creme a base di antistaminico, anestetico o addirittura cortisone. Tra i migliori attivi ricordiamo l'aloe vera, cioè il gel ricavato dalle foglie di questa pianta che ha un'azione cicatrizzante, lenitiva e idratante. Si può utilizzare in purezza o miscelato con altri attivi all'interno di creme. Calendula, camomilla, malva sono tutte piante che hanno un'azione lenitiva e antinfiammatoria. L'acido ialuronico è una molecola già presente all'interno della nostra pelle che lega e intrappola l'acqua. Il pantenolo, che è lenitivo, antinfiammatorio e riparativo, e l'acqua termale ad azione idratante, rinfrescante e remineralizzante. La trovi in un formato molto pratico, degli spray. Sono da evitare invece tutte le preparazioni che contengono l'alcol, che irrita la pelle e la fotosensibilizza, profumi e oli essenziali, ma anche il cortisone se non prescritto dal medico. Visti i danni che ne derivano, la scelta più saggia è sicuramente quella di prevenire l'eritema, rispettando quelle che sono le regole per una corretta esposizione al sole. Esponiti in modo graduale, evitando le ore più calde e proteggendoti anche con occhiali e indumenti. Scegli una protezione solare con un SPF adeguato al tuo fototipo. Applicala
almeno 20-30 minuti prima dell'esposizione al sole in una quantità generosa e riapplicala poi dopo 2 ore o dopo aver fatto il bagno. Proteggi la tua pelle anche nelle giornate nuvolose. Se assumi farmaci, assicurati che questi non abbiano un'azione fotosensibilizzante. Evita creme, lozioni o profumi che contengano alcol o altre sostanze potenzialmente irritanti. Abbiamo visto cos'è l'eritema solare, come curarlo e come prevenirlo. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.